Salve a tutti, in questa lezione vi mostrerò un tutorial su come dipingere uno scorcio marino ad acquerello. Vi illustro intanto i materiali. Ho preso della carta per acquerello, 300 grammi, colori per acquerello, spugna, ho preso anche dell'acqua, dei pennelli specifici per acquerello, potete usare anche pennellini con serbatoio e pennellini di varie misure e forme, soprattutto questo vedrete piatto che servirà poi per rimuovere del colore. A questo punto ho preparato il mio disegno e andremo a fare appunto uno scorcio marino e vedremo sullo sfondo appunto degli scogli, una barca, il mare, e come prima cosa andremo a lavorare bagnato su bagnato, le parti più morbide, come vi ho sempre detto. Si inizia sempre dalle parti dallo sfondo, e quindi di solito il cielo è più morbido con nubi, e quindi dobbiamo lavorare bagnato su bagnato. Se volete potete applicare anche del nastro di carta per limitare il colore, che non coli il colore, per esempio dove faremo poi il mare. E a questo punto andremo a fare le nubi e poi inizio a bagnare anche le parti sotto, non completamente tutte bagnate, ma avendo una carta che assorbe, bagno solo alcune parti, di modo che le parti bianche il colore non scivolerà lì perché non sono state bagnate. Inizio una prima stesura molto leggera del colore, poi vado a lavorare su quelli che sono gli scogli e inizio sempre con un tono medio, salvaguardando sempre da subito i bianchi, perché io in questo caso non ho messo il mascheramento, sto lavorando semplicemente con l'acquerello, carta d'acquerello, acquerelling godet, e vado a fare diciamo quello che è la base. Sempre si parte da ciò che sta dietro sul fondo, no? E poi piano piano intervengo aggiungendo sempre più dettagli e ritornando, vedrete, anche sulle cose che ho comunque già fatto. Sempre impostando il disegno generale, anche i toni medi generali, vado poi a perfezionare, diciamo, il disegno sempre più, a marcare sempre più i contorni, le linee, e per avere, diciamo, già un'idea di quello che diventerà poi il dipinto finito, creando un primo piano più scuro, logicamente, e sullo sfondo toni sempre più chiari. In alto, quassù sugli scogli, in alto sulla montagna, metterò della vegetazione, e quindi anche la vegetazione partirò con dei toni che andranno poi sempre più scurendosi, e inizio già a mettere queste pennellate anche casuali, però che rendono il senso della vegetazione, sovrapponendo varie tonalità di verde e usando il colore più o meno saturo. Logicamente il sotto a questo punto deve essere asciugato, se no il colore mi si espande, e a questo punto ecco io lavoro bagnato su asciutto, e vedete rimuovo anche con il pennellino, affresco subito per fare dei rami o degli effetti più chiari. Poi vado come sempre a intensificare il ritorno sulle cose già fatte, proprio per creare con la tecnica delle velature molti più passaggi. Più passaggi creerete e più il lavoro verrà fatto bene, sicuramente apparirà molto più veritiero. Tutti questi passaggi devono essere fatti sia sullo scoglio in primo piano che anche in quelli dietro. Logicamente poi andrò a calcolare anche le ombre e le luci, perché sarà proprio dal gioco di ombre e luci che usciranno fuori i volumi dei miei scogli. Ho creato, vedete, questa zona dietro anche di un'altra montagna che si vede in un secondo piano, e rintensifico nuovamente il colore sul mare. Nuovamente intervengo sulla vegetazione, vado sempre più a dettagliare, e poi con pennellini sempre più fini e lavorando per esempio anche asciutto su asciutto, a questo punto vado a fare per esempio i rami, vado a fare la vegetazione. Tutte quelle cose devono essere più definite e fatte con più precisione, è logico che vado a farle con il pennello leggermente umido e sempre più asciutta la carta sotto, e vado a perfezionare. Andrò a fare anche la barca e anche tutto questo primo piano dove si vede la spiaggia, diciamo, i giochi di luce e di ombra.
Se il video vi è piaciuto, potete iscrivervi al mio canale, farmi delle richieste, lasciarmi un like o potete addirittura sottoscrivere un abbonamento. Se desiderate il video integrale con tutte le spiegazioni dettagliate, potete anche richiedermelo andando sul mio sito internet o cliccando sul primo link in descrizione. Grazie per avermi seguita.